certo che stasera siamo molto numerosi, abbiamo avuto tantissime richieste, ma diciamo che aspettavamo visto le iniziative della teatro, appunto vi do un benvenuto a questa federazione e per il secondo anno consecutivo abbiamo il piacere di avere Skelly qui con noi, che affronterà questa sera il tema dell'1 contro 1, quindi il superamento dell'avversario su iniziativa individuale 1 contro 1. Con noi, e ringrazio, c'è Jason Wright, che sarà il nostro traduttore ufficiale. Mi dispiace che non ci sia posto per tutti, però se vogliamo sistemarci anche ai lati della palestra o anche qui davanti, dove trovate posto fatelo pure, tanto la parte pratica non avremo grandi bisogni. I have never presented in front of so many coaches before, so maybe I'm a little bit nervous. Grazie per la possibilità di venire qua a presentare il lavoro oggi. Non ho avuto mai la possibilità di presentarmi proprio davanti 200 persone. My job here today, as far as I'm concerned, I'm not here to tell you how to do things. Quindi possiamo anche discutere, se avete un altro rispetto su un certo tipo di lavoro che sta facendo, possiamo anche discutere, è aperto a discutere. About 10 years ago in New Zealand we introduced our safety course, which is Rugby Smart, which every coach in New Zealand from under 13 up has to come to a compulsory course every year. 10 anni fa abbiamo introdotto un corso per sicurezza e ogni allenatore che allena l'Under 13 in su deve attendere questo corso, frequentare questo corso. And the reason for the introduction of that safety course initially 10 years ago was the fact that in New Zealand rugby we had double figures of serious spinal and head injuries each year in our game. Quindi abbiamo introdotto questo corso perché durante gli anni abbiamo sofferto, i ragazzi hanno sofferto tanti infortuni alla testa e verticale. Obviously, if we have one spinal injury which leads to paralysis, that's too many. So we introduced a safety course. At that stage, the main problem with our game, where most of the injuries, virtually all of those injuries occurred, was in the front row of the scrum, too many collapsed scrums. Quindi questi infortuni erano risultati di mischia che è crollata, quindi la maggioranza di questi infortuni venuti dal crollamento della mischia. And the result has been, because it's a compulsory course, our coaches now have a much better understanding and knowledge of how to coach that part of the game safely. Attraverso questi corsi adesso gli allenatori hanno una conoscenza più alta di come allenare la mischia e sicurezza della prima linea. As a result, in the last 10 years we've had an average of between 1 and 2 spinal injuries each year that have led to the player being ending up in a wheelchair. Hanno avuto solo il massimo di 2 infortuni gravi da questo punto di vista della mischia, quindi hanno diminuito proprio degli infortuni di questo aspetto del gioco. But we research our rugby because we have an organisation that looks after all injuries in New Zealand, not just in sport, but in the workplace, etc. So we have statistics to go on. And now in New Zealand, another part of the game has become the most dangerous part of the game, and that's the tackle. So adesso, attraverso le statistiche della partita, hanno cominciato a capire anche che ci sono anche problemi sul placcaggio, ci sono anche tanti infortuni sul placcaggio. And in New Zealand rugby now, 60% of all injuries in rugby occur at the tackle and what we call the post tackle. Adesso il 60% degli infortuni succedono
our focus for our safety course is very much on tackle technique and safety around the tackle, both for the ball carrier and the tackler. So adesso cerco di focalizzare proprio sulla tecnica individuale sul placcaggio e tecnica individuale sul titolo per eliminare questo. So we have a push at the moment that in order to avoid being injured in the tackle, we try to encourage players to actually avoid the tackle. So what I've been asked to talk about today, which is 1 versus 1 in attack, it is quite relevant to trying to make the game safe as well. If the tackle is the most dangerous area of the game, then obviously if I can avoid being tackled, then I stand a better chance of playing the game for longer. Quindi per evitare questi infortuni stanno cercando anche di insegnare di più questo discorso che riuscite ad affrontare uno contro uno per evitare anche le infortuni che soffrono. So we introduce now a lot of thinking about 1 versus 1 and evasion techniques for the ball carrier to try and avoid that situation. And I'm going to try and give you some concepts around that this evening. Quindi stasera parleremo di certi concetti e tecniche individuali per evitare il contatto. And nowadays in rugby, the tackle, we talk about the tackle is a collision. It's like a big car here and a big car here driving into each other. Due macchine con un placcaggio. And one of the problems we have in New Zealand is we have a lot of Polynesian players, and Polynesian players play the game for the contact. If I'm a Polynesian player and there's a defender here, if there's a big space over here and a big space over here, the only space that I will go to is right there. Ovviamente sapete che in Nuova Zelanda sono tanti samoani, fijiani, eccetera, che loro cercano contatto, non cercano di evitare il contatto, quindi se c'è uno spazio interno o esterno, loro vanno direttamente per il loro gioco, questo So we have a difficult job in New Zealand trying to convince the Polynesian players that they don't have to go straight through people and over the top of people, but they can actually go around people instead. Dobbiamo convincerli che c'è altro modo di superare il. So the concept that we try now with our players to get across is the concept of space. Quindi cerchiamo di insegnare ai ragazzi che c'è un concetto di spazio. It's about recognizing where the space is, finding the space or getting the ball to that space, or in the case here of 1 versus 1, getting myself to that space and making the right decisions as to which space to attack. Quindi essere consapevoli dove è lo spazio e come posso entrare in quello spazio. So, just with the hundreds of coaches, if you just talk to the 2 or 3 coaches around you and try and between you come up with 8 different types of space that exist on a rugby field in a situation of 1 versus 1. Quindi se potete discutere tra di voi e cercare di trovare 8 diversi spazi nel campo, 8 diversi posti dove possiamo trovare lo spazio in campo, quando c'è una situazione 1 contro 1. Quando c'è lo spazio, quando c'è una situazione 1 contro 1. So we have a ball carrier and a defender. Okay, so talk with your neighbours. In this situation, there are 8 different types of space, or maybe 7 different types of space. Ci sono 7-8 diversi tipi di spazio. Quindi se potete parlare tra di voi e cercare di capire quali sono questi tipi di spazio. So, 60 seconds, 1 minute. Voglio chiedere a voi le risposte.
Dove è il primo tipo di spazio? Outside? On both sides. On both sides. Okay, so I call it inside and outside. Okay? Esterno, esterno. Sorry, but it's in English. Inside, outside. Where else? A distanza dall'avversario. A distanza rispetto all'avversario. In front. Okay? I call that in front. Dietro. Dietro. Right. Adesso. More. Sto pensando. Right. Guarda che cosa. Okay, so if I kick,